Nella letteratura per flauto c'è sicuramente un prima e un dopo Sciarrino, questo sicuramente, perché il trattamento del flauto che lui ha fatto e che fa prescinde dallo strumento in sé, dal flauto in sé, non ha più niente a che vedere con la natura del flauto, che sia quella più debussista, un po' pastorale, oppure quella più metropolitana della sonatina di Boulez, per esempio. Lui ha trovato una regione sconosciuta dello strumento, per cui ha tirato fuori dallo strumento una nuova identità che lo strumento prima non aveva, per cui non si può, addirittura, non solo io penso che esista un prima e un dopo Sciarrino, ma penso che non sia assolutamente prescindibile oggi immaginare il flauto senza immaginare Sciarrino. Sarebbe come immaginare il pianoforte senza considerare Chopin, per cui lui ha fatto venire fuori una nuova natura dello strumento, che fa sì che in realtà non so quanto lui sia interessato al flauto in sé. Lui è interessato a quello che il flauto può essere, e nei suoi pezzi per flauto, che sono tantissimi, appunto, tra le cose solistiche, per tante solistiche, i pezzi per flauto solo, i concerti, le cose più cameristiche, lui il flauto è un altro strumento che si realizza attraverso il flauto, come fare una seduta spiritica e evocare uno spirito, una presenza che non c'è, cioè questo strumento immaginario che esiste nella sua mente si realizza, diciamo, materialmente attraverso il medium del flauto, ma non ha nulla a che vedere col flauto storico, accademico, anche meno accademico, però il flauto in quanto tale. L'importanza di Sciarrino nella fattispecie del flauto, però ovviamente non solo per il flauto, ma parlando del flauto, è talmente importante e, come dicevo prima, imprescindibile la sua presenza nella letteratura e nella storia proprio dell'evoluzione dell'estetica dello strumento. È talmente grande che io credo che nessun compositore, anche volendo, possa ne debba tra l'altro evitarlo. Poi è chiaro che ogni compositore ogni grande compositore ha un suo mondo, ha un suo universo, una sua estetica, per cui però per esempio le famose tecniche, che poi ovviamente nel caso di Sciarrino non vanno mai sganciate dal trattamento della forma, dallo sviluppo formale, si pensa spesso in termini un po' a contare le tecniche, invece è la maniera di gestire la forma che innesca in un certo senso il meccanismo di certi suoni, di certi timbri, e poi non sono neanche i suoni in sé che sono importanti, ma anche come li tratta, non so, dinamicamente, per cui un suono si trasforma in maniera endogena se viene spinto a livelli di piano incredibili, e la stessa tecnica con un'altra dinamica non suona neanche uguale, ma questa ricchezza tecnica appartiene un po' ormai a tutti, anche a compositori che sono molto lontani da lui esteticamente e che però possono utilizzare i Whistletons a imboccatura interna, i tremoli di armonici, è impossibile non fare astrazione di questa ricchezza che grazie a lui, adesso, giusto per attenerci alla cosa tecnica, sganciandola dal resto, non è prescindibile, però ecco, poi c'è peso e peso in lui, come dicevo adesso, poco fa. Queste tecniche sono legate, hanno delle necessità molto particolari che non sono assolutamente fini a se stesse, no? Magari altri compositori possono essere più decorative soltanto, magari, o soltanto appunto timbriche,
Io credo che in alcuni compositori abbiano addirittura soggezione del flauto. Oggi è difficile trattare il flauto oggi, appunto, dopo Sciarrino o durante. Non è facile, non è facile perché ci vuole una personalità fortissima per sfuggire all'etichetta del suona come Sciarrino, che immediatamente uno pensa, per fortuna, all'originale. Questa musica è talmente poi personale, quest'altra natura del flauto che si manifesta è talmente straordinaria, talmente strabiliante, che ovviamente non so, insegnarla ad esempio non è facile. Ma non è solo legato a un fatto didattico, non è difficile insegnare questa musica, perché insegnare è difficile. Io credo che sia una musica talmente forte, talmente personale, talmente unica, che come tutte le cose che hanno una fortissima personalità, una loro unicità assoluta, la si accetti o la si rigetti. Didatticamente alcune volte, molto spesso, mi capita di avere allievi che vengono da ogni parte del mondo per studiare questi pezzi esclusivamente, quindi hanno una motivazione molto forte, li amano moltissimo, li conoscono molto bene e vogliono approfondirli per poterli veramente dominare. Quando qualcuno ha difficoltà ad entrarci, credo che non lo si possa aiutare insegnando questo tipo di musica, ma o intervenire con l'ascolto, cioè suonare e far assistere all'atto ricreativo dell'opera, e se neanche così la persona, l'allievo ci entra, si può lasciar perdere, perché non è necessario che uno non entri. Questo non significa nulla, perché si può non amare la musica di Beethoven pur rendendosi conto del fatto che è una musica geniale, che è l'opera di un genio assoluto, per cui questa musica è molto... Quando io ho approcciato questa musica e quando l'ho scoperta, è stata appunto un'epifania, e non c'è stato bisogno di nessun tipo di mediazione affinché io entrassi in questo tipo di musica, che è un tipo di musica molto fisica, molto organica, molto naturale. E quando anche alle volte mi si chiede come fai a suonare questi pezzi che sono così difficili, così virtuosistici, e a me io non ho nessun ricordo di difficoltà particolare con questi pezzi, con nessuno di questi pezzi. Sì, alcuni magari possono essere un po' più difficili, ma io personalmente non ho nessun tipo di difficoltà, ma non è questione di bravura, è questione di empatia assoluta, e io delle volte dico è quasi come se questi pezzi li avessi scritti io e ho la fortuna di saper suonare il flauto e quindi poterli anche suonare. Io credo che non dico che se fossi compositore scriverei come lui, perché bisogna avere un talento, un genere particolare, ma è il tipo di musica che io immaginerei anche di poter scrivere, se sapessi scrivere, quello che appunto invece non so fare. Però didatticamente credo che deve venire comunque molto dall'allievo che deve essere sedotto da questa musica, come dalla musica di Mozart. Come si fa a insegnare un adagio di Mozart a un allievo che lo cerca fuori e non dentro? È impossibile.